Ti brucia la bocca? O hai mai avuto il fastidio di quelle piccole ulcere che compaiono improvvisamente all'interno delle guance o sulla lingua? Sono le afte, sono fastidiose, dolorose e a volte non sembrano voler passare mai. In questo video esploreremo insieme cosa sono, cosa le causa, come riconoscerle e soprattutto come trattarle per farle sparire più velocemente. Se sei curioso di scoprire come combatterle, resta incollato. Sigla! Ciao, sono Valerio Buongiorno, medico odontoiatra, e oggi voglio parlare con te di un problema che colpisce tantissime persone, le afte. Queste piccole lesioni possono causare dolore e fastidio, ma non sono pericolose. Vediamo però cosa sono, come si formano e come possiamo alleviarne il dolore o accelerarne la guarigione. Nel corso di questo video parlerò anche dei rimedi più efficaci e dei principi attivi contenuti nei colluttori, nei gel e nelle pomate che possono aiutarti. Se ti interessa scoprire come affrontare le afte, resta con me. Innanzitutto, definizione: cosa sono le afte? Le afte sono piccole ulcere che si formano sulla mucosa orale, nella bocca. Possono apparire in diverse aree della bocca stessa, come le guance, le labbra, la lingua o anche sul palato o sulle gengive. Sebbene siano di dimensioni contenute, spesso risultano molto dolorose, soprattutto quando si mangiano cibi piccanti, acidi o duri. Esteticamente si presentano come delle piccole ferite circondate da un bordo rosso e nella maggior parte dei casi sono di color bianco o al massimo giallastro al centro. Queste lesioni sono generalmente innocue e guariscono da sole, ma il dolore che causano può essere davvero fastidioso. Le cause non sono ancora completamente chiare, ma esistono diversi fattori che contribuiscono alla loro formazione. Tra le principali cause possiamo elencare traumi fisici o irritazioni, incidenti come un piccolo colpo ai denti, l'uso di un apparecchio ortodontico o persino lo sfregamento di una protesi possono irritare la mucosa orale e causare la formazione di un'afta. Squilibri ormonali. Le afte tendono a comparire più frequentemente in alcune fasi della vita, come ad esempio durante il ciclo mestruale o in gravidanza, quando gli ormoni sono in continuo subbuglio e cambiamento. Anche l'assunzione di contraccettivi orali può essere un fattore scatenante di aftosi. Abbiamo poi lo stress e l'affaticamento. Uno dei motivi più comuni per cui le afte si sviluppano è lo stress. Quando siamo sotto pressione, il nostro corpo produce ormoni che possono abbassare le nostre difese immunitarie e rendere la mucosa orale più vulnerabile a infezioni o irritazioni. Abbiamo poi le carenze nutrizionali. Una dieta povera di vitamine, in particolare di vitamina B12, folati e ferro, può indebolire il sistema immunitario e favorire la formazione di afte. Anche la mancanza di alcune proteine o minerali essenziali può avere lo stesso effetto. Ci possono essere poi allergie alimentari e celiachia. Alcune persone possono sviluppare afte come reazione a determinati alimenti. Gli alimenti acidi, come ad esempio gli agrumi o quelli piccanti, possono irritare la bocca e provocare l'insorgenza di afte. D'altro canto, persone celiache hanno spesso problemi di aftosi e afte ricorrenti. Nella mia carriera da medico dentista mi è capitato più di una volta di segnalare al medico di base pazienti con aftosi ricorrenti che poi si sono rivelati celiaci. Veniamo ora ai sintomi delle afte. I sintomi principali li avete già capiti. Primo, il dolore. È il sintomo più evidente, può variare da lieve a intenso, soprattutto quando si mangiano cibi caldi, acidi o piccanti. Il dolore può durare da 3 a 7 giorni. Arrossamento. Attorno all'afta si forma un bordo rosso, indice dell'infiammazione in corso. Sapore metallico alterato. La zona circostante l'afta può essere molto sensibile e alcune persone mi riferiscono che sentono proprio un sapore sgradevole in bocca, metallico. Abbiamo poi il gonfiore dei linfonodi. In alcuni casi le afte possono causare un lieve gonfiore dei linfonodi nelle aree adiacenti alla lesione o a livello del collo, segno che il corpo sta cercando di combattere l'infezione. Possiamo avere poi l'inappetenza, perché a causa del dolore alcune persone possono avere proprio difficoltà a mangiare
e a mantenere un'alimentazione equilibrata. Anche se dolorose, le afte di solito guariscono senza lasciare cicatrici e quindi senza postumi, ma possono essere davvero fastidiose per tanti giorni o addirittura settimane. E quando dobbiamo preoccuparci? Sebbene le afte siano generalmente benigne, esistono dei segnali che richiedono una visita accurata dal medico dentista. Se noti che le afte non guariscono entro 2 settimane, oppure le afte diventano molto grandi o ancora più dolorose, oppure se soffri di afte ricorrenti, cioè se ti appaiono molto frequentemente, o ancora se compaiono insieme a sintomi come febbre o ingrossamento notevole dei linfonodi. Bene, in questi casi potrebbe esserci una causa sottostante più seria, come ahimè una malattia autoimmunitaria o disturbi intestinali. Quindi in questo caso non esitare a consultare il tuo medico o il tuo medico dentista, perché potrà aiutarti a chiarire la situazione e adottare il trattamento più adeguato. Veniamo ora ai rimedi e ai trattamenti efficaci. Le afte sono dolorose, ma esistono numerosi rimedi per alleviarne il fastidio e quindi accelerarne anche la guarigione. Ecco alcuni dei principali presidi farmacologici. Innanzitutto farmaci da banco, molti colluttori, gel e pomate che contengono principi attivi che aiutano a ridurre il dolore, l'infiammazione e a proteggere ovviamente la lesione bianca da ulteriori sovrainfezioni. Eccoti alcuni dei principi attivi più comuni. Iniziamo dalla clorexidina. È un potente antisettico che aiuta a prevenire le infezioni, riducendo il rischio di complicazioni. La clorexidina è spesso presente nei colluttori che vengono segnati dal dentista per i problemi della parodontite. Attento a non esagerare perché troppa clorexidina può in realtà irritare l'afta. Veniamo all'acido ialuronico. È spesso usato in gel o spray, è molto utilizzato e funziona veramente molto bene perché è una sostanza cicatrizzante e accelera la guarigione della mucosa orale, riducendo il dolore e velocizzando il recupero. Abbiamo poi l'idrocortisone. È un corticosteroide che riduce l'infiammazione e il dolore. Questo principio attivo è spesso usato nei gel e nelle pomate da applicare direttamente sulle afte. C'è poi l'alcloxa. È un altro principio attivo antisettico che ha proprietà analgesiche e può essere trovato in diversi colluttori o gel per lenire il dolore. Infine abbiamo la lidocaina. È un anestetico, il solito che usa il dentista, topico, cioè locale, che può essere applicato direttamente sulle afte tramite gel o pomata. Aiuta a bloccare temporaneamente il dolore, addormenta effettivamente il fastidio, rendendo più facile mangiare e parlare. Veniamo ora all'alimentazione e all'igiene orale. Mantenere una buona igiene orale è essenziale, cioè lavare i denti con uno spazzolino morbido e un dentifricio delicato può prevenire irritazioni aggiuntive. Ovviamente evita cibi acidi o piccanti perché l'afta è come se fosse un'ulcera, quindi una ferita aperta, e quindi potrebbe peggiorare il dolore. Mangia poi alimenti morbidi come yogurt, purè di patate o zuppe fredde, perché questo ti può aiutare a ridurre l'irritazione. Veniamo ad alcuni rimedi naturali che a me stanno particolarmente a cuore. Strano ma vero, un po' di acqua salata, cioè fare dei risciacqui con una soluzione salina, per intenderci bene, un cucchiaino di sale in un bel bicchiere di acqua tiepida, aiuta a disinfettare e a ridurre l'infiammazione. Col sale non esagerare perché altrimenti avresti il risultato opposto. Veniamo all'aloe vera. Noi di aloe abbiamo già parlato in un video che ti vado qua a linkare sotto in descrizione. Il gel di aloe vera è noto per le sue proprietà calmanti e cicatrizzanti. Applicarne un po' direttamente sull'afta può ridurre e lenire il dolore e favorire quindi la guarigione. In conclusione, le afte, sebbene fastidiose, non sono generalmente un problema grave e possono essere trattate con semplici rimedi, in alcuni casi del tutto naturali. Mantenere una buona igiene orale, evitare cibi irritanti e usare prodotti specifici con principi attivi, come ad esempio l'alcloxa, la clorexidina o la lidocaina, può aiutare a ridurre il dolore e accelerare la guarigione. Se però le afte sono ricorrenti o particolarmente dolorose, è sempre consigliabile consultare il tuo medico dentista o comunque il medico di medicina generale
per escludere altre problematiche. Bene, se questo video ti è stato utile, metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere altri contenuti dedicati alla prevenzione, alla salute, alla medicina e all'odontoiatria. Se hai domande o vuoi raccontarmi comunque la tua esperienza o la tua storia con le afte, lascia un commento qua sotto. Mi raccomando, prenditi cura di te e ci vediamo al prossimo video. Ciao!